ragazzi, scusatemi un attimino, stavo guardando un po' i miei colori, stavo guardando la fotografia di quando ero biondo, vecchi tempi, appunto guardavo anche i colori perché vorrei effettivamente cambiare anche i colori di acconciatura. Non è che utilizzo i colori per colorarmi i capelli, quelli sono colori acrilici, però guardo un po' i colori perché questi capelli bianchi un po', diciamo, mi sono un po' stufato, voglio cambiare look, acconciature, eccetera, eccetera. Quindi ragazzi, aiutatemi, scrivete qualche cosa e datemi qualche idea, va bene ragazzi? Però adesso siamo qui per creare, quindi vi faccio vedere la mia prossima creazione. Eccola qua. Allora ragazzi, questo qui giustamente come avete letto è una grandissima, bellissima frase, diciamo, d'amore di un noto brano musicale italiano, I Giardini di Marzo di Lucio Battisti. E non voglio entrare, diciamo, nel merito della frase, della creazione, perché è una cosa molto, molto privata, però è veramente qualcosa di molto, molto, molto bello. Quindi ragazzi, adesso la lasciamo qua, io vi faccio vedere appunto come creo, come ho sempre fatto in tutti i miei video, e quello che vorrei ricordarvi che io creerò su abete massello spessore 20 mm e andrò sempre ad adoperare la mia ape dei trafori, il traforo Enel TCSS 405E, con la mia lama omnidirezionale che mi rilassa e mi diverte durante le mie fasi di taglio. Ragazzi, vi ricordo, se non siete iscritti, iscrivetevi al mio canale YouTube, cliccate quel tastino lì di like e ci vedremo per tutti gli altri step, se giustamente ne avete voglia di restare con me. A dopo! Ok amici, prima di iniziare, diciamo, a creare, quindi ad attaccare la stampa sull'asse di legno, andremo a vedere se effettivamente è ben levigata e liscia come la vogliamo noi. Allora, in questo caso qui è un'operazione che ho già fatto, però bisogna adoperare, perlomeno io adopero sempre una levigatrice orbitale con la grana da 220, vado a levigare, come dico in tutti i miei video, seguendo sempre la linea della venatura, in questo verso qua. Allora io qua l'ho già fatta la lucidatura, diciamo la levigatura per bene, quindi sono già pronto per attaccare la nostra stampa. Prima di attaccare la stampa, come spiego in tutti i miei video, io andrò a mettere la mia carta nastro, ok? Quindi ci vediamo dopo. Ok, prima di attaccare la carta nastro, che in questo caso qui è 150, diciamo, come larghezza, io andrò a levigare un po' di più diciamo, l'asse di legno per creare un sottile strato di polvere, in modo tale da, diciamo, facilitare diciamo, la parte finale per staccare questa carta qui, per non sollevare nessun tipo di pezzettini di legno. Quindi andrò a levigare, vi faccio vedere. Ok, così si crea appunto questo stratino di polvere ed è una cosa molto molto utile. Quindi ragazzi, a dopo. Ok amici, una volta attaccata la nostra carta, ho ritagliato anche diciamo, la sagoma della creazione qua, io vado a centrare, come faccio sempre in tutti i miei video, vado a centrare, diciamo, la stampa nella posizione più ideale dell'asse di legno. Allora, in questo caso qui l'asse che ho utilizzato praticamente non ha nessun nodo da evitare, però comunque lo stesso, dato che non voglio anche un po' risparmiare per la colla, per non stare lì a spalmare la colla su tutto l'asse di legno, vado a segnare, diciamo, tutti i contorni con la matita. La fermo, come vedete, da due parti, in modo tale che sollevandola comunque diciamo, non si può spostare, e quindi io con facilità andrò a fare tutti i segni con la matita. Guardate, come vedete. Dopo mi serviranno
anche se non è precisissima, mi servirà solo per avere un riferimento dove spalmare la mia colla. Ok, quindi in questa zona qua io andrò a mettere la colla. A dopo. Ok, una volta incollata la stampa, come avete già visto voi, io andrò, diciamo che l'ho già fatto, vado a segnare tutti i punti dove fare i cosiddetti tagli interni. Ve li mostro più da vicino. Non so, per esempio, ho la parte qui interna dei cuori, la parte qui interna della F, la parte interna della A e così tutti gli altri, diciamo, fori interni dove sono obbligato a fare un forellino, a mettere dentro la lama, diciamo, e quindi fare il cosiddetto taglio interno. Allora, come io ho già detto in altri video, io adopererò questa fresatrice verticale con il suo mandrino e la punta da 1 millimetro, perché diciamo con essa io riesco a fare il foro perfettamente perpendicolare, che vi faccio vedere qua, diciamo, la sua utilità. Come vedete, in questa zona piccolissima sotto la A, io non posso permettermi di entrare da una parte, inclinarmi leggermente con la lama e quindi praticamente dalla parte opposta della creazione sul retro verrà fuori, diciamo, da questa zona qua, quindi andrà a, diciamo, danneggiarmi leggermente la creazione. Come vedete anche questa piccolissima parte qua, io vi ripeto, non posso fare un foro leggermente sotto, deve essere perfettamente perpendicolare, quindi non lo posso fare a mano libera, andrò ad operare questa fresatrice qui, che vi ripeto riesco a fare il foro perfettamente perpendicolare. Quindi ragazzi, dopo aver segnato il tutto, io adesso inizierò a fare questi forellini. A dopo. Amici, dimenticavo un piccolissimo particolare. Come vi ho fatto vedere prima, in queste piccolissime zone, quindi io sono praticamente, non dico proprio obbligato, ma quasi a utilizzare la punta da 1 millimetro. Magari potrei utilizzare i 2 millimetri, ma dato che comunque capitano a volte anche zone più piccole di quelle che vi ho mostrato io, adopererò la punta di 1 millimetro sempre, e quindi non mi cambia nulla. Ormai ho comunque fatto l'abitudine e va bene così. Quindi a dopo.
Ok ragazzi, la creazione è completa e ve la mostro subito. Eccola qua. Spero vi sia piaciuto, diciamo, in generale il video, la creazione e un po' anche tutti i miei metodi che adotto per creare. Ringrazio come al solito la mia ape dei trafori che monta la lama omnidirezionale e montata anche sul portalame che ho inventato io. Adesso diciamo devo solo verniciarlo, che vi farò vedere, comunque ci sarà il link che farò vedere appunto come vernicio, però è una cosa che praticamente non mostro mai, però ho fatto vedere come vernicio io tutte le mie creazioni, quindi se ne avete voglia andate appunto a guardare questo piccolissimo video che ho fatto tempo fa. E niente ragazzi, vi ricordo come al solito, se non siete iscritti iscrivetevi al mio canale YouTube, lasciatemi un gran bel like e ci vedremo al prossimo video. Ciao a tutti!